Siete pronti? Quanti di noi hanno litigato con il proprio compagno e il proprio compagno dopo tutti questi giorni di quarantena? Beh, io ho l'arma segreta per fare pace, per iniziare, per far finta di niente. Che cosa? Facciamo un uovo con gli asparagi. Subito la donna o l'uomo diranno sì, mo l'ovetto te la cavi. Vi faccio vedere l'ovetto che facciamo insieme. Andiamo subito alla ricetta. Parmigiano, maggiorana, cipolla, farina, asparagi, burro, limone e uova. E l'olio, quello buono, quello d'Agostino. Agostino, come stanno di San Bernardo? Allora, adesso partiamo subito con che cosa? Con gli asparagi. Quindi dobbiamo fare pace, dobbiamo fare una bella figura con l'uovo. Ci riusciremo con l'uovo a fare una bella figura, a fare una cena romantica, a riconquistare di nuovo quella persona, quel compagno che abbiamo litigato. Vediamo, dai. Allora, prendiamo gli asparagi quelli più grossi. Allora, vi faccio vedere. C'è un punto di rottura degli asparagi. Vedete? La parte proprio dura che non si può mangiare assolutamente. Leviamo le puntine. Vai. Poi abbiamo tutta questa parte brutta che tagliamo col coltello. Però noi non buttiamo niente. Noi recuperiamo e facciamo diventare buono anche quello che è cattivo. Come? Facendo un brodo. Vai, quindi acqua, tanti gambi così diventa ancora più saporito e gustoso. Un brodo che si rispetti deve esserci la cipolla all'interno, quindi ce la mettiamo una bella cipolla, taglio un pezzo così e lo metto qui dentro. 2 granelli di sale grosso. Poi abbiamo la parte centrale degli asparagi. Che ci facciamo? Facciamo una cosa figa, mo c'è tempo. Non vi cominciate a dire che è complicata la ricetta perché avete tempo, dedicatevi. Quindi cominciamo a tagliarli sottili perché così saranno più velocemente, si cuoceranno. Ecco, perfetto. Poi mettiamo un po' di olio, di quello buono, quello d'Agostino Sommariva. Poi aggiungo tutti quanti gli asparagi a rondelle, così. E faccio partire l'induzione. Così qui creeremo una cremetta col brodo e gli asparagi. Mescoliamo bene, facciamo bene insaporire. Aggiungiamo subito un po' di sale, così. Bello. Un pochino di maggiore ce la mettiamo subito qui, così. La sfogliamo. Però ragazzi, mo non dite che non potete fare ricette perché c'è la maggiore a casa. Basilico, qualsiasi cosa va bene, pure niente. Basta che la riprendete, la riconquistate, lo riconquistate. Avete litigato troppo, 20 giorni sono troppi dentro casa. Adesso incomincio ad aggiungere l'acqua, il brodino che abbiamo fatto con gli gambi di spinaci, così. Così, vedete? Sentite che rumore? Perché lo voleva l'acqua. Sentite musica. La musica deve essere bella, romantica, non mettete la musica boom 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 boom, poi bisogna riconquistare tutti. Una cosa importante, parliamo di uova. Quindi prendo limone. L'uovo che c'entra con il limone, lo dico io. Allora, prima di montare gli albumi, perché noi dovremo montare gli albumi, sgrasso gli attrezzi che userò per montare gli albumi, perché l'albume non vuole il grasso. Poi sulla superficie della bowl vedete che faccio lo stesso, sgrasso bene, perché più la superficie è sgrassata e più l'albume si monta. Metto qui l'albume, ok? E qui metto i tuorli. 1, uova fresche, mi raccomando, non trascurate qui i gambi di asparagi. Aggiungo un altro pochino di acqua, così, ecco qua, perfetto. E questo lo fermo, stop, basta così. Allora, è leggermente cotto, vedete come è rimasto bello brillante? Basta, fermo così, stop. Adesso andiamo a montare gli albumi. Davanti alla vostra compagna o compagno dovete dare dimostrazione di forza e resistenza. Quindi andiamo a montare gli albumi. Bello, così. Guarda amore quanto sono forte. Quanto resisto. Vai. Un pizzico di sale che montano meglio. Eccoli qua. Qualcuno già lo so. Ma non vi potete fare una frittata. È facile con la frittata. Lo fai con questo strumento particolare, come vedrai. Mazza come vado oggi.
Amore, non mollo, non mollo. Bello fermo deve essere l'albume, quindi mi raccomando, forza, voglio vedere. Un altro pochino, vedete? Incomincia a disegnare, vedete? Però ancora un po' più fermo devo fare l'albume. Questa è la classica quando dicono schiuma da barba. Ecco qua, questa è schiuma da barba. Vedete, fa il riccioletto, vedete come fa? Però un pochino più duro come fa. Un po'. Ci siamo. Allora, carta forno ritagliata a quadratini, bagnata, la metto qui sul fondo della mia padella antiaderente. Poi, venite qua, adesso arriva il bello, burro. Allora, questi qua sono tagliapasta, coppa pasta. C'è il mio amico che dice non si chiamano coppa pasta, si chiamano tagliapasta, è vero. Allora, però adesso ormai il gergo comune è chiamarli coppa pasta. Poi, vedete, passo il burro all'interno, così. Così abbiamo una superficie bella ingrassata, così non si attaccherà l'uovo all'interno, speriamo almeno. Poi che facciamo? Per essere più sicuri proprio al massimo, prendiamo la farina, guardate, mettiamo qui la farina, guarda come faccio io, giro, guarda, guarda camera umana, guarda qui, poi batto un pochettino e questo è, vedete la superficie? Bella burrata e infarinata. Metto qui per camera woman e per me, ecco qua, il secondo. Metto sulla base, vedete? Metto l'albume così, un altro pochino. Così. Allora, per non sbagliare vi consiglio di usare per fare 2 porzioni, di usare 3 uova, perché di albume ce ne vuole un pochino di più, ok? Per non rischiare, ok? Dopo che avete riempito a metà il coppa pasta, create uno spazio, un nido per mettere il tuorlo, ecco qui, così. Attenzione col cucchiaio, piano piano, non rompete il tuorlo, ok? E lo mettete dentro così, delicatamente, vedete? Mi si è rotto, quindi devo prendere un altro tuorlo. Tanto le uova sono per noi, la frittatina la faccio per Mario con quello che ho scartato, perché Mario tanto quest'uovo non è che lo capirà. Prima di coprirlo io metto un po' di sale sul tuorlo, così, vedete, poco, mettiamo anche un po' di pepe, così, sul tuorlo, vedete? Solo sul tuorlo. Andiamo a coprire, vado così, qua, ops, le uova devono essere fresche, mi raccomando. Non gioco più. Vai, così. Poi, muori per bello. Dobbiamo cuocerle. Metto il coperchio, poi accendo l'induzione, la metto a metà potenza e da questo momento contiamo 5 minuti, quindi il cronometro 5 minuti. Poi andiamo a controllare se è solidificato l'albume. Che cosa accadrà? Si cuocerà con una sorta di vapore, perché abbiamo chiuso, sigillato bene la pentola e l'albume ricco di acqua sviluppa vapore, ok? Perché bassa potenza l'induzione? Perché sennò avviene che si cuoce troppo sotto e sopra rimane crudo, quindi dobbiamo dare una potenza dolce o un fuoco dolce se avete il gas, mi raccomando. Adesso facciamo la cremetta. Abbiamo gli asparagi, li mettiamo qui dentro, a un bel bicchiere per frullare l'immersione, vai. Se volete un po' più di consistenza, potete aggiungere qualche cubetto di patata che fa un po' più densità, ok, con questa crema. L'odore. Mettiamo un po' d'olio a crudo a filo, così emulsioniamo proprio. Ecco qua, bellissimo. Assaggiamo. Buona. Anche il timo va bene se non avete la maggiorana. O se ho detto, come ho detto prima, anche niente, non fa niente.
cremetta fatta, metto qua. Adesso le punte. Le punte sono la parte più buona, più, diciamo, più gustosa, no? Quindi che facciamo? Quelle sottili sottili non ce ne ho. Queste la posso tagliare a metà, ecco, così. Va bene? Così. Che la possiamo mangiare crudi, capite? Le possiamo mangiare. Qua, così, belli. Questo per esempio è più grande, lo possiamo tagliare in 4. Quelli un po' più cicciotti li tagliamo in 4. E facciamo un'insalatina di asparagi crudi. Così abbiamo anche la parte croccante. Però la dobbiamo riconquistare perché poi rischiamo tanto, Perché per me, quando finirà tutta questa quarantena, quelli che guadagneranno tanto saranno i parrucchieri e gli avvocati. I civili però, civili. Vale. Che poi ci dobbiamo sempre sentire improverati, vedi? E adesso lo capisci tutto quello che faccio a casa, Non ti rendevi conto di quello che facevo? È più bello tagliare in lunghezze, noi ve lo dico, guardate, così rispettiamo pure questa bellezza della natura, guardate che meraviglia, così, metto gli asparagi qua dentro, così, pizzico di sale, pepe, poi olio, 2 foglie di maggiorana qua dentro, facciamo una cosa fatta bene ragazzi. E poi asparagi e parmigiano, ci deve stare per forza. Così. Bello, così, condiamo, bello. Vogliamo assaggiare se sono buoni veramente? Assaggio? Vediamo un po', controlliamo. Vedete? Come un soufflé, basta. Quanto tempo è? E guardate, mancano secondi, stop, spengo tutto. Vai. Ma oggi non possiamo fare il piatto così. Oggi dobbiamo la riconquista, cioè, quindi c'è il piatto bello là che trovi ai ristoranti. Eccolo qua. Guardate che bello. Cremetta. Ecco qua, così, di asparagi. Lo sotto che sia un po' attaccato, così. Ecco qua, perfetto. Poi li metto qua. Taglio. Oh, che meraviglia ragazzi! Poi gli asparagi così, olio, così, vai, un po' che sporca tutto, poi parmigiano, vai, così, pepe, vai, così. E adesso ragazzi, che vi devo dire? Bellissimo, no? Chissà se mi perdonerà Camera Woman. Adesso faccio il mio, così lo assaggio pure io, no? Crema di asparagi. Guardate questo che è venuto bene, guarda, perfetto, si è staccato, guardate, vedete? Metto qui. Ops, vai, che bello. Lo volete vedere? Siete curiosi, Un cucchiaio, guardate qua. Che bello ragazzi. Assaggiamo. Una bontà ragazzi. C'è di tutto, c'è il croccante, il morbido, lo schiumoso dell'albume. C'è sta salsetta che è buonissima. Con questo piccolo gesto li riconquisteremo. Vi facciamo un uovo, sì, ma che uovo. Rifatelo pure voi. Un bacio e un abbraccio alla Samaria. Da